Come mio nonno, mi piace tenere le cose in ordine. Le cose che scrivo, le foto che scatto, i miei video, il mio treppiede. Avendo trascorso molto tempo con lui da bambino, mi ha trasmesso molte cose. Quello che più ci accomuna è la testardaggine. Ovviamente non nella stessa maniera. Sta là senza zoom perché è il grande guardare. Me la filmava. Ma film che non perché con Sant'Anni. Sì. Ma per Dio. Dio. Te era i ricordi. Sì. Sì. Se te già a buona volta te 2 anni o 3, poi te sono messo mai che sono Molto. Sarà un po' Dio. Ma sarà Dio. Questa fu mia sei se non Se che mi ha aiutato che troppo sei in bisi, mentre sto C'è morto il nonno. Ciao te, ciao me. Che nome. Sì. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio Pota News 24. In diretta da Mazzicino sul Garda oggi approfondiremo alcuni temi sul perché l'Italia non è un paese per giovani. L'emigrazione giovanile in Italia è un problema con cui ci si scontra ogni momento. Molti giovani decidono di andarsene, spesso con risentimento perché non trovano lavoro o frustrati dal precariato. Si calcola che in 10 anni abbiamo perso quasi 500.000 giovani. Tra questi quasi la metà tra i 15 e i 34 anni. Di loro molti sono laureati, le stime dei costi di questo esodo dicono che sia arrivati addirittura a 16 miliardi. La maggior parte di loro parte con la speranza di trovare fortuna all'estero, ma secondo voi sono più le nuove generazioni a non avere fiducia nelle opportunità offerte dal paese o è l'Italia, che non sa proprio che farsene? Ma bravo. È patando, boh. Allora, Perché poi mi era attenzione. perché volevo andare da solo. Che piacciono Io parlo queste e ti parlo di due fa l'elettricista. Dopo che fa le scuole a Queen Martei, sia giù. Cosa? a Chinatei. A Cui Mattei? L'università a Berga, tira avanti. E adesso anche che fa l'università. Sì, appunto. Io ho 30 anni. 30 anni E dopo che fa all'estero adesso mi hai lavorato. Anche la stessa cosa? La stessa cosa? Studi o non studi? È vero, è vero. Ma oggi anche che va all'università, che sa laurea. Io ho fatto Però la anche quinta l'altro laurea, no? Perché elementare. ci ha portato. Sì, La quinta elementare. Basta. Basta. Mi fa la terza media, Bravo. perché la direi neanche. Appunto. Mi fa la quinta elementare, mi fa la terza media. Ma io no. neanche. Non fa neanche qui. Ma Massimiliano. E abbiamo costruito qualche cosa, abbiamo costruito. I miei nonni si sono sposati giusto 60 anni fa, quando avevano la mia età, 26 anni. Nel 1955 Luciano conosce Bruna e dopo 5 anni si sposano, più precisamente il 6 agosto del 1960. Si erano conosciuti a Rezzato durante la festa di Sant'Anna. Dopo la processione religiosa si poteva passeggiare tra bancarelle di dolci e zucchero filato o salire sulle giostre. Tra grida di bambini felici si sentiva affettare l'anguria. Ma loro, tutte queste cose, non se le potevano permettere. Per ordine di Sua Eccellenza, il giudice Simonetti è stato graziato.
Italia ci sono molti giovani disoccupati. Secondo altri dati che abbiamo alla mano, in Europa siamo il fanalino di coda per occupazione giovanile. Invece vantiamo un primato negativo, siamo al primo posto per numero di NEET, cioè ragazzi scoraggiati che non studiano e non lavorano. Gli studi europei ci dicono che solo un quarto degli under 25 hanno un impiego, mentre invece se passiamo alla fascia d'età tra 25 e 29 anni, solo poco più della metà lavorano. E anche qui in Europa siamo in fondo alla classifica. 3 giovani su 10 non studiano e non lavorano. Ci si chiede quindi cosa facciano. Tanti sono tentati di mollare tutto e andarsene. A questo punto è lecito domandarsi cosa si sta sbagliando e cosa si può migliorare. Che livello è? Vivere a 120 anni, sta a te. Ma per mio prima sì. L'hai letto tutto tu? No. Eh? Po'. Un po' l'hai letto. Sì. Tutti integratori. Va bene. Vedete, non ti serve niente di questo. No. Non li mette via. Io sono giovane. Sono giovane io. Anche questi qui erano più importanti. Questo qui è un giornalista che ha fatto il libro qui. Ecco. Tutte le malattie che c'è nel corpo umano, lui lo sa. se io ho il mal di testa, se che tu hai mal di testa, io ti spiego. Io ho il dolore alla spalla, io ho qualsiasi roba che ti che. All'età di 9 anni, mentre stava cercando i funghi con suo padre e suo fratello sul Monte Maddalena, fu testimone di uno dei primi bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Vide con i suoi occhi degli aerei sganciare su tutta la città di Brescia oggetti che sembravano bottiglie. Poi vide la distruzione e le case crollare. Ebbe molta paura e si nascose in un bosco di castagni con le orecchie tappate. Pochi anni dopo cominciò a lavorare come muratore. Lo fece per 37 anni fino alla pensione. Nel tempo libero costruì, assieme a Bruna, questa casa con molti sacrifici. Il suo rimpianto oggi è quello di aver lavorato troppo. Adesso ha 2 protesi alle ginocchia che non gli permettono di camminare bene. Vai giù a prendere le cose e mettile sulla macchina che andiamo. Andiamo su allora. Vai su te, no? Vai su. Sono a casa Pindi. Mi vieni a casa. Andiamo. Ciao. No, metta in banda che è troppo che sennò la c'è dentro il vanteno. In Italia da oltre 25 anni è molta più la gente che muore che quella che nasce. Secondo studi dell'Istat e altri istituti, entro il 2050 potremmo perdere dai 2 ai 10 milioni di abitanti nella peggiore delle ipotesi, ma quel che più preoccupa è che si prevede un deciso invecchiamento della popolazione. Su 10 persone 3 o 4 saranno over 65. Se le nascite diminuiscono e i pensionati aumentano, c'è da chiedersi chi lavorerà e come faremo a mantenerli. Si tratta di un problema veramente notevole, anche perché ai giovani non vengono date garanzie tali da invogliarli a sposarsi e ad avere dei figli, ed è per questo difficile che riescano a vedere la famiglia come una priorità. Lanceremo un sondaggio tra voi ascoltatori per chiedervi se vi piacerebbe pensarvi come lavoratori o pensionati. I cotechini, quelle cose lì. Anche la marchesina. Ma che mia le cose di me? Marchesini. Sono fompa, o il cimitero. Dove si nasce un mio della... Prima degli Un altri. po' prima. Prima Un po' prima, del è stata prima. Qualche io Dai, senti Luciano, dai. Deve sedersi, non passare, non stare di fermo davanti. Non stare in mezzo alla Mi camera. sembra fatta... Sì, è fatta apposta per... se vede la televisione Sente il zondo che Sì, ti va, parla di va. seguire anche aiuti. Va. Ah, guardi Paolo, sembra lui No, qua. Il camperismia. No, ma lui è lì, fisso lì, che lo
sta riprendendo. Che ora? Che ora? Come il pugno, Eh, spacca i rossi. Dai, dai, fare il mal magari. Oh no, signore. Come va? che ora? Odò. Sì. Veniamo. Maddalena Fia. Come me, anche mio nonno è emigrato. Non per tanto tempo, ma anche lui ha avuto un'esperienza fuori dall'Italia. È andato in Svizzera. I muratori italiani erano molto richiesti all'estero perché costavano poco ed erano bravi. All'epoca sapevano fare tutti i lavori necessari per costruire una casa, pur non avendo alcuna formazione. Il mestiere si apprendeva dai più anziani ed esperti. Una volta si emigrava per mancanza di lavoro, per necessità. Adesso i ragazzi se ne vanno alla ricerca di nuovi stimoli, perché qui non c'è futuro. Sciacquate. No, deve aspettare un attimo e si spegne. Maduro. Adesso da te l'ho toccato, L'hai toccato? col pè, Anche la gara. ma certo, non hai visto stare in compagnia te? Ma tu dai non è che non volevi. Oh, per Dio. Ora mi metti là, invece metti lei con la porta, e andrei avanti. Veniamo ora a parlare della cosiddetta gerontocrazia. Non so se tutti conoscono questo termine. Lo si usa per indicare un'organizzazione sociale in cui il potere è in mano a una classe anziana e tradizionalista che non ci sta a mettersi in discussione e a riformarsi. La digitalizzazione non è esattamente il punto forte dell'Italia. Siamo all'ultimo posto in Europa. Neanche la metà di noi sa davvero utilizzare un computer. Molti di una certa età che occupano posizioni prestigiose non accettano di lasciare il lavoro e al contempo non vogliono innovarsi. La conseguenza è che se un anziano non esce, un giovane non può entrare. Questo lo vediamo riferito a dipendenti, professionisti e datori di lavoro di tutti i settori. Se l'età pensionabile va a 70 anni, è chiaro che i ventenni non avranno spazio. Non è inoltre pensabile che un imprenditore scommetta sui giovani, quando ha invece la possibilità di ingaggiare stranieri per pochi euro all'ora. Beh, a voi le conclusioni. Per oggi è tutto dal notiziario, continuate a seguirci sul nostro canale. Radio Pota News 24 vi augura un buon proseguimento di giornata. Tu Paolo no? Mi hai deluso Andrea, mi hai deluso. Certo. Adesso se vai via, io a una certa età, la nonna non è tanto in gamba perché ha i vuoti di memoria. La nonna Rina Marina volta non ha un anno di più di me, so. però può campare anche 100 anni. Certo. Campare. Non so se ci vedremo. Certo. Vede scampe 120 anni come nel libro? Devo fare una dieta là però, Non la fai? è troppo dura. È troppo dura. Devi mangiare determinate cose. No, perché c'è il libro. Volevo guardare se mai potevo fare quella dieta lì. Ti guarisce tutte le malattie che hai. Certo. Io prendo Magica. le pastiglie per la pressione, quello lì ti fa eliminare le pastiglie per la pressione, però ma sempre seguendo la dieta. Dopo se hai dei dolori anche lì seguire sempre la dieta.
io dovrei dimagrire 4-5 kg, Beh, perché sono troppo pesante. sì, certo. Certo. Imparare il mestiere devi imparare Stai imparando? No. lei che mister lì. Allora lei fa di euro che sapere da poter prendere un stipendio. Sì, lo prenderò, no, te lo farò vedere. Dopo mi fai felice, Bene. mi fai felice. I giovani non hanno fiducia negli anziani. Gli anziani non hanno fiducia nei più giovani. Chi vorrà mai vivere in un paese in cui non c'è fiducia? I nostri cammini qui si separano. Sono due cammini paralleli, vicini ma paralleli.